Come distruggere le preoccupazioni? Ecco, molte delle persone che seguo nella pratica clinica, e ultimamente purtroppo devo dire che son sempre di più, forse a causa anche degli ultimi avvenimenti, a livello globale, mi fanno questa domanda, e in maniera legittima. Magari hanno la mente sempre in movimento o continuano purtroppo a raffigurarsi degli scenari negativi. Pensano purtroppo magari sempre al peggio quando si accingono a far qualcosa. E giustamente insomma mi chiedono magari: "Ecco dottore, tutte le volte che son preso continuamente da preoccupazioni, tutte le volte che devo fare un qualcosa, è difficile per me magari gestirmi. Ecco, se vado magari a fare un meeting, penso a tutte le cose che potrebbero andar male. Se vado a guidare in autostrada, penso che la macchina andrà in panne. Se, magari non so, uhm, devo fare un qualcosa al lavoro, un compito al lavoro, ecco, penso che magari non riuscirò a finirlo in tempo, non riuscirò a rispettare la deadline perché succederà un qualcosa di terribile." E quindi giustamente mi chiedono: "Come devo fare? Come devo fare a distruggere questi pensieri?" Beh, ascolta bene, e se ti dicessi, la prossima volta che vieni preso da un pensiero difficile, da una preoccupazione, la prossima volta insomma che senti di star per cadere con il vortice, dell'ansia, magari ecco, vai in garage, vai in un'officina, un ferramenta e prendi un martello. Sì, prendi un martello, ecco, possibilmente uno con un manico pensato, con un grip importante, e usalo. Usalo per dare una martellata, ecco, alla preoccupazione. Cosa cosa penseresti? Cosa stai pensando adesso? Ecco, forse stai pensando: "Dottore, ma lei è completamente fuori di testa", ecco. Eppure è proprio questa l'ottica con cui noi spesso vediamo i nostri pensieri o questo tipo di pensieri difficili, come un qualcosa da distruggere, come un qualcosa da abbattere, come un qualcosa da eliminare, per poi accorgerci, quando cerchiamo di eliminarli, quando cerchiamo di distruggere queste preoccupazioni, che spesso non son niente, che non esistono nel presente, ma solo nella nostra mente, e che la maggior parte delle volte questi pensieri non si riferiscono a un qualcosa di tangibile. Ecco, quindi come gestirli sul serio? Ecco, la prossima volta che magari venite presi da una preoccupazione, il primo passo sicuramente potrebbe essere cercare di notare quando, iniziate ad agitarvi, magari. Quando iniziate a capire che sta cambiando un qualcosa dentro di voi. Ecco, quindi magari anche ascoltare il proprio corpo. Ecco, i primi segni potrebbero essere, nel caso dell'ansia, ad esempio, palpitazioni o un improvviso groppo allo stomaco. Ascoltare appunto il proprio corpo, quindi i primi segnali che vi dicono: "Forse sto iniziando ad agitarmi un attimino." Dopodiché, il secondo passo è identificazione. Quindi cerchiamo di identificare cos'è in maniera specifica, qual è il pensiero specifico che mi sta creando questa ansia. Ecco, qual è il pensiero specifico? Potrebbe essere un pensiero molto comune, ad esempio, "E se entrasse un ladro in casa?" E una volta identificato il pensiero, quindi sentiamo il nostro corpo, identifichiamo il pensiero, cosa mi sta facendo agitare, quale pensiero. Una volta identificato questo, andiamo alla terza parte, ossia, cerchiamo prima di cadere in un certo senso nel vortice delle preoccupazioni, diamo un nome al pensiero stesso. Cos'è? È solo un pensiero. Questa è solo una preoccupazione e nient'altro. È solo una worry, si potrebbe dire in inglese. Ecco. E per finire, cerchiamo di mettere le cose in prospettiva, ossia, questo pensiero che ho adesso mi è davvero utile o no? Questo pensiero che ho adesso si riferisce davvero a un qualcosa di presente? Il ladro in casa c'è adesso oppure no? Oppure è semplicemente un qualcosa che mi sto immaginando? Un'ipotesi potrebbe accadere, forse no, e adesso in questo momento. E qui? Beh, se la risposta è sì, sicuramente, ecco, potrebbe essere utile magari andare a chiamare aiuto, o forse è il caso di rispolverare, ecco, quel martello di cui parlavamo prima. Ovviamente solo e soltanto se avete fatto un corso di, legittima difesa, ovviamente, ecco. Altrimenti forse è meglio semplicemente lasciarlo stare e chiamare aiuto. In caso contrario, quindi la prima ovviamente se il problema è presente, quindi agire. In caso contrario, invece, cerchiamo di riporre il pensiero da parte, mettiamo il pensiero da parte, lo mettiamo da parte e ci rifocalizziamo
sul presente, ci rifocalizziamo su ciò che stavamo facendo, ad esempio, prima di esser colti e presi dalla preoccupazione. Quindi mettiamolo da parte e concentriamoci nuovamente, focalizziamoci sulla realtà. Focalizziamoci ad esempio sugli oggetti attorno a noi e lasciamo andare la preoccupazione. Ovviamente è molto più facile a dirsi che a farsi, ma con la pratica e con l'aiuto di un professionista, se necessario, è possibile. È possibile gestire meglio questi pensieri e migliorare sensibilmente la nostra vita. Quindi spero di avervi fornito uno spunto di riflessione interessante e volevo dirvi che la vita è bellissima. Cerchiamo di cogliere le opportunità che ci vengono date. Un saluto e alla prossima.